Benvenuto popolo di Alki in un nuovo episodio dedicato a cinema e serie TV. Netflix ha cancellato l'adattamento televisivo di Sandman e la Dark Horse, nota casa editrice di fumetti americana, annuncia che non pubblicherà più opere legate a Neil Gaiman e tutti i progetti nei quali l'autore era coinvolto stanno via via sparendo nel nulla silenziosamente. Stanno cercando di cancellare Neil Gaiman? Che cosa sta succedendo davvero? Facciamo un passo indietro per far luce su una delle questioni più controverse degli ultimi tempi. Iniziamo a introdurre l'ovvio. Chi è Neil Gaiman? Nessuno di importante, solo uno dei più geniali e importanti scrittori dell'ultimo secolo. Autore di opere come The Sandman, The Box of Magic, Stardust, Coraline, Il San Valentino di Arlecchino. Gaiman è un creativo amato da chiunque, capace di raccontare storie senza tempo. Anche come persona l'autore ha sempre dato il meglio di sé, con una vita privata piuttosto riservata, sì, ma che d'altro canto è sempre stato pronto ad esprimersi con intelligenza anche nelle tematiche più delicate. Ma non è tutto oro quel che luccica. Bisogna stare attenti a non cadere nell'idolatria. Proprio nelle ultime settimane, infatti, Neil Gaiman è stato accusato di qualcosa di gravissimo. Gaiman ha molestato diverse donne, almeno così dicono le accuse uscite su un articolo del New York Times. In questo articolo si parla di abusi, o meglio di rapporti sessuali di natura BDSM, fatti senza il consenso di entrambe le parti. Tuttavia queste accuse, vere o meno, fondate o no, stanno distruggendo rapidamente la carriera dell'autore, senza che ci sia una prova o che un giudice in un tribunale decreti la colpevolezza o meno dell'autore. Ma non stiamo correndo un po' troppo? Il sesso, le relazioni sono argomenti complessi ed è facile attaccare subito il mostro. Attenzione! Io sono il primo a sostenere che Gaiman, qualora abbia commesso un reato, debba pagare e scontare un'eventuale pena. Ma appunto, stiamo correndo troppo. Non eravamo tutti innocenti fino a prova contraria, prima di un'eventuale condanna. Ha così inizio la caccia alle streghe nei confronti dell'autore. Gente che con troppo tempo libero sale sul carrozzone dell'odio accusandolo di cose assurde come plagi o traffico di esseri umani. Tutte dichiarazioni senza fondamento che trovano la loro origine nell'odio e nell'invidia sociale. Il vero problema, però, sorge quando la folla inferocita si improvvisa in un gruppo di psicologi mancati ed inizia a cercare il mostro anche nelle opere di Gaiman. Sapete, no? Qualche segnale o campanello d'allarme che confermi la loro visione. E questo ci porta a un solo nome: Calliope. Tutti, e dico tutti, i detrattori di Gaiman si sono attaccati a Calliope. Ma di cosa si tratta per i non addetti ai lavori? Calliope è un capitolo di The Sandman, che racconta dello scrittore Richard Madoc, un bravissimo creativo nella storia, autore di romanzi e fumetti di successo in tutto il mondo, ma con un terribile segreto. Segregata e nascosta in casa sua c'è la musa Calliope, una figura chiave del mito greco che da sempre ispira i poeti e gli artisti. Madoc violenta costantemente Calliope al solo scopo di ispirarsi e trovare sempre nuove idee per le sue storie. Solo l'intervento di Sogno degli Eterni salverà la donna immortale dalle grinfie di Madoc. Ora, i parallelismi che si possono fare tra Madoc e Gaiman sono oggettivamente molti, ma è davvero troppo facile e riduttivo. Se proprio volessimo fare dei parallelismi, credo sia il caso di farli con Morfeo, il protagonista di Sandman. Se non avete letto il fumetto non vi farò spoiler, ma vi anticipo che una delle tematiche ricorrenti della storia è proprio l'incapacità di questo essere immortale a relazionarsi con le donne, nonostante nel corso degli eoni abbia intrattenuto numerose relazioni sentimentali che sono finite per lo più tragicamente. Morfeo è un essere che fa davvero fatica a parlare al prossimo a cuore aperto, ad ascoltarlo e a capirlo, soprattutto in ambito sentimentale. Forse anche Gaiman è un po' così, se proprio volessimo trarre un quadro psicologico partendo dal suo fumetto di punta. Forse queste accuse e situazioni che si sono create con queste donne sono frutto di incomprensioni e una comunicazione sbagliata. Le relazioni sono complicate. In definitiva,
Non credo che Gaiman sia una cattiva persona, credo sia un artista geniale con qualche scheletro nell'armadio come tutti, con una posizione di potere difficile. Colpevole o innocente non spetta a me dirlo, ma ho l'assoluta certezza che continuerò a leggere The Sandman, come ho sempre fatto. E voi continuerete a leggere le sue opere? Fatecelo sapere nella sezione commenti. Ma quindi, questa serie TV di Netflix si farà? È stata cancellata? Cosa sta succedendo davvero? Bene amici, è ora di fare un po' di chiarezza sul tema. Netflix pubblicherà la seconda stagione, la quale sarà anche il finale della serie come annunciato nella locandina promozionale. Locandina terrificanti, aggiungerei, con personaggi con etnie cambiate come destino e morte, disperazione vestita. Chi conosce il fumetto sa che dovrebbe essere nuda e molto più terrificante, mentre qui è tutta agghindata. E delirio, che da giovanissima ragazza appena adolescente, qui sembra una quarantenne sotto acidi con un mutuo e 2 divorzi alle spalle. Ultima stagione? Con queste premesse, forse è meglio così. Ma sentiamo cosa ha da dire Netflix a riguardo. La serie di The Sandman è sempre stata incentrata sulla storia di Sogno. E già nel 2022, dopo aver osservato i fumetti, sapevamo di avere abbastanza materiale per 2 stagioni. Così dichiara lo showrunner Alan Heinberg, e noi oggi prenderemo questa frase e la distruggeremo, dimostreremo come il signor Heinberg sia un pagliaccio e Netflix sia l'intero circo. Possiamo dire che la prima stagione copre circa 2 cicli e mezzo narrativi, ma quanti ne possiede il fumetto di The Sandman? Beh, togliendo tutti gli speciali, il romanzo illustrato e il prequel Sandman Overture, i cicli narrativi canonici di The Sandman sono 10. Capirete anche voi che di certo tutto questo materiale non era assolutamente riassumibile in una sola altra stagione, anzi c'era materiale per almeno altre 3 stagioni. Ma analizziamo meglio la dichiarazione. Il signor Heinberg dice che era interesse di Netflix seguire soltanto le vicende legate a Morfeo ed effettivamente questo dettaglio potrebbe cambiare le cose, vero? Ovviamente no. Effettivamente, se uno volesse seguire le vicende del solo Sogno degli Eterni, sarebbe possibile tagliare alcuni archi narrativi in cui Sandman è quasi un personaggio secondario se non terziario, come La locanda alla fine dei mondi, una serie di storie brevi in cui Sogno compare davvero poco, o Il gioco della vita, dove Morfeo risulta essere solo un deus ex machina finale nelle storie di altri personaggi. E sempre in merito a Il gioco della vita, davvero Netflix avrebbe rinunciato a fare una serie di episodi con protagoniste un gruppo di donne di cui 2 lesbiche e una transessuale? Qualcosa mi dice proprio no. Anche togliendo questi archi narrativi, comunque, sarebbero state necessarie almeno 1 o 2 stagioni in più. E poi parliamone, eliminare delle parti dall'epopea di Morfeo renderebbe impossibile la realizzazione di Le Omenidi, il penultimo arco narrativo della storia in cui il protagonista ha la sua catarsi. Le Omenidi è una storia speciale, in cui appaiono tantissimi personaggi e tutti i nodi e gli intrecci narrativi vengono al pettine in un delicato mosaico, in cui la rimozione di un tassello può rovinare un disegno perfetto. E poi diciamocelo, vuoi tagliare delle parti da The Sandman e tieni l'episodio sui gatti? Non facciamoci prendere in giro, per favore. Netflix da sempre è famosa per cancellare serie e portarne a termine mezza. Probabilmente avevano intenzione di chiudere Sandman già da tempo e il caso Gaiman gli ha portato l'occasione d'oro per farlo. In conclusione, è ovvio come Netflix, come al solito, prende in giro i suoi utenti. E alla fine di tutta questa storia, il miglior modo per recuperare Sandman è e resta il fumetto. Un vero peccato però che tutta questa storia si chiuda con una vera e propria censura ai danni di Neil Gaiman. Queste cose succedono, soprattutto in America, dove lo scandalo, il gossip e un articoletto di giornale valgono più della sentenza di un tribunale. Purtroppo non viviamo nelle meravigliose terre del sogno di Morfeo, ma in questo triste e grigio mondo reale. A proposito, ti volevo chiedere se eri a conoscenza di The Sandman e Neil Gaiman e se eri a conoscenza del caso mediatico intorno a questo autore. Lasciami un commento e fammi sapere le tue impressioni. Nel frattempo ti invitiamo a spolliciare un like e a condividere questo video. E come sempre, ragazzi, buona vita a tutti!